Benvenuti sul mio canale. Il progetto che vi propongo oggi è questo bellissimo cappello turbante, molto facile da eseguire, facile nell'esecuzione e anche veloce, impreziosito da un bottone gioiello e da queste costine che ho voluto mettere a rilievo. È un accessorio che secondo me è un accessorio molto utile per l'inverno e anche molto elegante, dà quel qualcosa in più che magari un cappellino normale non dà. Questo l'ho eseguito col bravissimo Lurex color carta da zucchero che trovate sul sito della Tessiland, del quale vi metterò il link nel box informazioni. Per lavorarlo ho utilizzato un uncinetto del 4,5. Dopodiché ho voluto impreziosirlo con questo bottone gioiello. Quindi andiamo a vedere cosa ci serve per poterlo eseguire. Il campione che vado a fare lo farò con questo filato che ho in casa, credo che sia un Ellison and May che ho comprato all'Action. Dopodiché vi servirà un uncinetto adatto al filato che utilizzerete, io per questo utilizzerò il numero 5, un metro da sarta, delle forbici, un bottone gioiello. Io avevo in casa questi due, con questo strass ho utilizzato questo, e ovviamente ago e filo per poter cucire il bottone. Andiamo a vedere la costruzione. Per costruire il nostro cappello turbante abbiamo bisogno della circonferenza della testa. Una volta presa la circonferenza, che per me sono 57 centimetri, dovremo andare a dividere per pi greco, cioè per 3,14, e il risultato è 18 centimetri. Questo sarà il centro del nostro turbante. Quindi ora verifichiamo con la calcolatrice: 57 diviso 3,14 uguale, fa 18,1 e qualcosa. Noi arrotonderemo per difetto a 18. Quindi andremo ad iniziare il nostro lavoro e ci fermeremo quando arriveremo al numero di centimetri che ci dà questo calcolo, nel mio caso 18. Prendo il filo, l'uncinetto, faccio il nodino iniziale e faccio 4 catenelle. Che vado a chiudere con un punto bassissimo. Dopodiché salgo con 2 catenelle e vado a fare nell'anello che si è formato 9 punti alti più le 2 catenelle iniziali. I punti alti diventano 10, quindi alla fine dovremo avere in tutto 10 punti. Fatti i miei 10 punti, vado a chiudermi con un punto bassissimo. Ora dovremmo fare un aumento per ogni punto che abbiamo a disposizione, quindi i 10 punti devono diventare 20. Quindi salgo con le 2 catenelle, rientro nello stesso punto di base e faccio un altro punto e diventano 2. Vado in quello successivo e ci lavoro 2 punti alti e diventano 4. In quello dopo lavoro altri 2 punti alti, diventano 6. Dopo ancora 2 punti alti, diventano 8, e via via finché non abbiamo finito il nostro giro. Finito il giro, vado a chiudermi con un punto bassissimo e iniziamo il terzo. Nel terzo dovremmo ottenere 30 punti, quindi faremo un aumento, un punto sì e un punto no. Quindi saliamo con queste con le prime 2 catenelle che saranno il nostro primo punto alto, rientro nello stesso punto di base e faccio l'aumento. Vado in quello successivo e faccio un punto da solo. Entro nel punto dopo e faccio l'aumento.
In quello dopo ancora faccio un punto singolo, in quello successivo faccio l'aumento e il giro si svolge così: un aumento, un punto singolo, un aumento, un punto singolo. Ci vediamo alla fine del giro. Finito anche il terzo giro, ho ottenuto i miei 30 punti, andiamo a chiudere anche questo giro. Una cosa che non vi ho detto è che io non vado a chiudere sulla catenella, ma vado a chiudere nel primo punto utile, in modo che la chiusura resta più discreta. Vi lascio il link nel box informazioni sulla chiusura invisibile, così almeno verrà, lì ve la spiego meglio. Una volta chiuso questo giro, salgo con 2 catenelle, filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto di base e ho fatto il primo aumento. Ora dovremo fare un aumento e 2 punti da soli. Alla fine del giro dovremo avere 40 punti, quindi ho fatto l'aumento e 2 punti alti. Filo sull'uncinetto, rientro nell'aumento, rientro nel punto successivo e faccio l'aumento, dopodiché lavoro 2 punti da soli, quindi un punto per ogni punto. Nel punto successivo faccio l'aumento, entro in quello dopo faccio un punto singolo e in quello dopo ancora un punto singolo, in quello successivo l'aumento e andremo a lavorare tutto il giro in questa maniera. Alla fine del giro dovremo avere 40 punti. Una volta finito il giro e realizzato 40 punti, vado a chiudere con un punto bassissimo, salgo con 2 catenelle che saranno il nostro primo punto alto, rientro nello stesso punto di base e abbiamo fatto il nostro primo aumento. Ora faremo un aumento e 3 punti singoli, quindi ho fatto l'aumento, vado a fare i 3 punti su 3 punti diversi, un punto per volta, un punto per punto. Fatti i 3 punti, vado a farmi l'aumento di 2 nello stesso punto di base, dopodiché proseguo con 3 punti singoli, dopo i 3 entro nel punto successivo, faccio l'aumento e questo giro verrà eseguito così: un aumento 3 punti, un aumento 3 punti singoli. Alla fine del giro dovremo avere 50 punti. Finito anche questo giro vado a chiudere e ripartiamo con l'aumento, quindi 2 catenelle come inizio, punto alto nello stesso punto di base, dopodiché i punti singoli saranno 4. Fatti 4 punti, faccio un altro aumento e via via questo giro si sviluppa così: un aumento 4 punti singoli, un aumento 4 punti singoli. Alla fine del giro dovremo avere 60 punti. E finito anche questo giro vado a chiudere con un punto bassissimo. Io dovrò andare avanti per un altro giro, però voi ovviamente, se siete arrivati, perché io devo arrivare a 18 e qui ho 15 e mezzo, quindi devo fare un altro giro e questo giro sarà un aumento e 5 punti, quindi alla fine del giro dovrò avere 70 punti alti. Quindi ho fatto l'aumento e vado avanti con i 5 punti, un altro l'ho già fatto, ne restano altri 4. Fate 5 punti,
faccio l'aumento e via via questo giro si svolge in questa maniera, un aumento 5 punti singoli, un aumento 5 punti singoli fino alla fine del giro, e dovremo trovarci in totale 70 punti utili. E ho finito anche questo giro. Io sono arrivata a, sono 18 centimetri un po' scarsi, però lascio, per me va bene così. Ora andremo avanti senza più fare aumenti. E come facciamo per sapere qual è la misura giusta? Dobbiamo ritornare al calcolo precedente. Quindi, una volta fatto questo calcolo, cioè la circonferenza della testa diviso 3,14, ci dà un numero, nel mio caso è 18. Dobbiamo prendere questo 18 e aggiungere 2 centimetri. Il mio cappello turbante dovrà misurare dal centro fino al bordo finale 20 centimetri. Quindi andremo a misurarlo in questa maniera. Ripieghiamo il cappello, la misurazione partirà da qui. Ora andiamo avanti. Adesso faremo un giro di punti alti senza nessun aumento. Dopodiché vi faccio vedere come fare le costine. Ne approfitto per farvi vedere anche la chiusura. Chiudendo i giri in questo modo, è vero, si vede sempre un pochino, però è molto molto discreta, si confonde con il resto del lavoro. Ora riparto con il giro senza aumenti, quindi farò un punto per tutta la circonferenza del nostro centro cappello. Finito il mio giro che fa la costina, vado a chiudere con un punto bassissimo e inizio un giro di punti alti normali. Ecco, magari dopo che avete fatto questo punto è facile perderne qualcuno, magari date una contata. Io per esempio ho finito con 70 punti, l'ultimo giro dell'aumento erano 70 punti, sono andata a contare se ho fatto tutti i 70 punti, perché è facile magari perdere un punto e alla fine non trovarsi più con la misura. Quindi detto questo, adesso vado a fare un giro di punti alti normali, quindi lavoro punto su punto. Ovviamente non aumenteremo più, perché gli aumenti, l'ultimo giro dell'aumento viene fatto, l'ultimo giro degli aumenti è quando abbiamo raggiunto la circonferenza che ci serve. Dopodiché lavoreremo sempre punto su punto, senza aumenti. Quindi vado a lavorare questo giro di punti alti normali, poi ci vediamo che facciamo un'altra volta insieme il punto alto preso dietro quello che forma la costina. Fatto anche questo giro, vado a chiudermi in questo caso sulla seconda catenella con un punto bassissimo, mi sollevo con le 2 catenelle, filo sull'uncinetto, vado a cercare la costina solitaria, chiamiamola così, questa qua dietro, la prendo e faccio il mio punto alto. Cerco la costina solitaria, potete cercarla da dietro in questo modo, ma una volta che avete preso confidenza col punto verrà bene anche così. L'importante è che sia sempre presa la costina dietro. Questa ve la rifaccio vedere un'altra volta, questa qui, in modo che il punto formi questo motivo decorativo. Ora andiamo avanti a lavorare in questa maniera. Un punto, un giro di punti presi così e un giro di punti lavorati normalmente. E
La misura da ottenere è quella del calcolo. Nel mio caso io devo arrivare da qui alla fine del cappello a 20 centimetri. Ci vediamo alla fine. Ho raggiunto i miei 20 centimetri di altezza, ora posso andare a chiudere il mio lavoro. Quindi vado a chiudere con un punto bassissimo, faccio un nodino di sicurezza, dopodiché taglio un pezzo di filo che mi consenta, sì, così va bene, di fare l'arricciatura. Prendo l'ago da lana e col l'ago vado all'inizio, praticamente dove abbiamo iniziato a lavorare senza aumenti. Entro e tiro. Rientro nello stesso buco e tiro e faccio questa operazione 5-6 volte. Io direi che così può bastare. Dopodiché andremo a fissare il filo. Facciamo 3-4 nodi. E andiamo a nascondere tra i punti la codina. Voilà, il nostro turbante, cappello turbante è terminato. Ora non mi resta altro che aggiungere il bottone, che comunque è facoltativo, volendo si può tenere anche così, resta ben rifinito lo stesso. Ora non mi resta altro che aggiungere il bottone, ci vediamo quando ho messo il bottone. Ed eccoli qui i nostri cappelli turbanti, veramente un progettino facile facile, anche qualcosa di carino da far trovare sotto l'albero. Questo, come potete vedere, è una versione un po' più festiva, un po' più luccicante per le festività di dicembre, e questa invece è una versione un pochino più classica con un filato panna, un filato più di uso comune. E con oggi il video è finito, spero che questo progettino vi sia piaciuto tanto quanto è piaciuto a me eseguirlo, e comunque anche il risultato mi soddisfa molto. Come al solito vi ringrazio per l'attenzione e vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, e attivate poi la campanellina che vi darà le notifiche di tutti i video che pubblicherò. Se vi è piaciuto questo progetto lasciatemi un like e condividete, mi aiuterete così a far crescere questo canale. Se volete ho anche una pagina Facebook e un canale Telegram, sarò felice di vedervi anche lì. Ciao a tutti, al prossimo video.